Ciao carissime e carissimi, ecco l'ideuzza di oggi che ve la voglio presentare. È un bellissimo punto, semplicissimo, soltanto un giro da ripetere, da lavorare stole raffinatissime, oppure anche sciarpine estive, certo. E vi presento, io ho fatto questi tre campioni invece con Zauberball Cotton, per vederlo anche sfumato. Lo voglio fare con voi. Ho lavorato, iniziamo con la prima, col primo campione, questo è veramente super super fine, e l'ho lavorato con il LED. Qua ne abbiamo 200 centimetri, sì, 200 metri, quindi 2, 4, 6, 8, 4, 5 gomitoli, 5 gomitoli per realizzare una bellissima stola larga, no? Da questo campione poi voi fate il campione, misurate, poi sui 55-60 centimetri di larghezza deve avere una stola. Oddio, se andiamo sui 65-70 allora viene fuori proprio una cosa bella avvolgente. E 1,50, 1,60 metri, ma meglio, come vi dico sempre, l'apertura delle mani, ecco, io dico delle braccia proprio, io dico sempre questa sarebbe la migliore misura. Va bene, ecco, eccolo qua con LED. Bene, poi non lo metto qua, lo metto qua. Poi questo grande, ma va bene, è grande anche perché ho fatto una ripetizione di una sequenza in più. Su questi due campioncini ho fatto soltanto 3, come vedete, sequenze, invece su questo ne ho fatte 4. Comunque sì, è più grosso, l'ho lavorato con 3,50, questo con 3,25, 3,25 va benissimo. Con 3,50, e l'ho lavorato con una delle nostre cake, anche delle cake più colorate potete utilizzare. Io ho utilizzato questa qua che mi è sembrata molto molto raffinata, insomma, eccola qua. Viene molto leggera, vedete che è molto più grande il campione, si vede meglio, diciamo, il tutto, però non anche questa comunque risulta molto molto leggera, pur essendo più grande, quindi l'ho lavorato con 3,50, magari anche con 3,75 si può tranquillamente andare. Poi il più raffinato che ho fatto in assoluto è questo che ho lavorato con il Maxi Sugar Rush. Maxi Sugar Rush è il nostro cotone mercerizzato, insomma il nostro cotone super super bello, veramente di un lucido straordinario, e di questo sviluppa in 50 grammi 280 metri, quindi avrete bisogno di 4 gomitoli, per dire, per realizzare una bellissima stola. E guardate che meraviglia, cioè, è io l'ho lavorato con uncinetto da, aspettate un attimo, 2,75, ma anche 2,50 si può utilizzare. Qua scrive che si lavora con 1,25 e 1,50 addirittura. Io vi dico sinceramente che con 2,75 lo lavoro benissimo. Guardate che raffinatezza, cioè questo veramente sì, sì, sicuramente è il più raffinato. Bene, e andiamo a lavorare con il nostro super colorato con questa palina magica. E qui ci dice di lavorare, mi pare, con 3, quindi andremo proprio con 3, non ci dice? Sì, ci dice qua. Anche di questo avrete bisogno di 2, 3, sì, ecco, andiamo con 3. Anche qui ci dice, sono 420 metri, 420 metri. Sotto avete il link di tutti i filati che vi ho mostrato, così potete andare a curiosare anche i colori, tutto, e magari iniziare questo bellissimo scialetto, insomma, stola, per lo più stola. Sono 420, sì, in 100 grammi, quindi 420
io dico 3 gomitoli vi bastano per una stola. Ecco, abbiamo sul sito anche la stola a smeneda, su un'altra stola sempre con 3 gomitoli di questi qua. Va bene, il multiplo è da 9 più 8, 3 4 5 6 7 8 9, poi facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9, io faccio 2 volte la sequenza più metto 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, quindi 9 più 8. Bene, iniziamo il primo giro, il giro di impostazione, come dico io sempre, e scendiamo e facciamo in questo modo: 1 dall'uncinetto, non l'asola sull'uncinetto, ma la prima catenella, 1 2 3 4 5 6 7, quindi andiamo a 1 2 3 4 5 6 7, andiamo a contare 7, entriamo nella settima, 2 volte filo intorno all'uncinetto, entriamo nella settima e lavoriamo un punto altissimo. Adesso vi spiego subito cosa sono queste 7 catenelle. Sono 2 catenelle più 5 per il punto altissimo, 2 catenelle allo spazio da 2 catenelle più 5 per il punto altissimo. Ok, 2 catenelle, 2 volte filo intorno all'uncinetto, andiamo nella prossima catenella e facciamo un punto altissimo, 2 catenelle e un altro punto altissimo nella stessa catenella. Ok, adesso andiamo a fare 4 catenelle, 2 volte filo intorno all'uncinetto e ci spostiamo di 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7. Nella prossima catenella entriamo e lavoriamo 2 punti altissimi con 2 catenelle tra di loro nella stessa catenella, e questo poi sarebbe il nostro repeating. Facciamo 2 catenelle e nella nostra prossima catenella andiamo a lavorare esattamente la stessa cosa, quindi 2 punti altissimi con 2 catenelle tra di loro. Praticamente su queste 2 catenelle noi realizziamo una sorta di conchiglia, no? Non lavoriamo tutti e 4 i punti altissimi nella stessa catenella, ma facciamo a 2 a 2 in 2 diverse catenelle. Bene, vado a lavorare di nuovo 4 catenelle, come vi ho detto già. Questo è il nostro repeating, 2 volte filo intorno all'uncinetto, 1 2 3 4 5 6 7, e visto che io sono qua alla fine del mio giro, allora devo lavorare sulle ultime 2 catenelle, quindi un punto altissimo, 2 catenelle, un altro punto altissimo nella stessa catenella. Viene molto bello anche con lo Zauberball, devo dire. 2 catenelle, salto nell'ultima catenella e penultima in questo caso, ma avrò aggiunto una in più, ciò che non è male, basta che non siano in meno, e andiamo a lavorare l'ultimo. Ok, questo è il mio primo giro, il mio giro di preparazione per il modello, oppure di impostazione modello, come dico io. Eccolo qua. Quindi normalmente vi consiglio di realizzare appunto un piccolo campione, poi così si misurano due sequenze, che sarebbero queste due, e in questo modo si sa quanto larga vogliamo realizzare la nostra, quante volte dobbiamo mettere la nostra sequenza per realizzare la larghezza desiderata. Bene, il secondo giro è il giro che lo ripetiamo per tutta la lunghezza, quindi attenzione, 1 2, mi giro, faccio 7 catenelle, 3 4 5 6 7, di nuovo la stessa spiegazione, e vedete qua abbiamo le prime 2 catenelle tra i primi 2 punti altissimi. Entriamo nella prima catenella e lavoriamo ancora un punto altissimo, no? Che questi due poi sono tutti e due insieme, 2 catenelle, 2 volte filo intorno all'uncinetto, ci spostiamo nella seconda catenella dove andiamo a lavorare sempre 2 punti altissimi.
2 catenelle e un altro, 2 punti altissimi, ovvio, con divisi dalle 2 catenelle. Ecco, 4 catenelle e adesso il nostro repeating suona così. Tra i primi 2 punti altissimi della nostra prossima conchiglia, nelle 2 catenelle, prima catenella, entriamo nella prima catenella e facciamo un punto altissimo, 2 catenelle e facciamo un altro punto altissimo, ecco, ok, poi facciamo una, 2 e di nuovo 1, ecco, nella seconda catenella. Praticamente, vedete, praticamente, e questo è il modo nel quale andremo a lavorare tutto il nostro giro e tutti i nostri giri. Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, 2 volte filo intorno all'uncinetto e vado, vedete, la conchiglia è formata, diciamo, da 4 punti altissimi tra il primo e il secondo, nelle 2 catenelle tra il primo e il secondo. Prima vado sempre così, si forma la nostra prossima conchiglia, vado nella prima catenella e lavoro il primo paio, diciamo la prima coppia di 2 punti altissimi con 2 catenelle tra di loro, 2 catenelle e vado nella prossima catenella, seconda catenella, e lavoro la stessa cosa, un punto altissimo, 2 catenelle e un altro punto altissimo. Ho finito il mio giro. Adesso è asimmetrico, diciamo, si crea una sorta di serpente per dire così, vedete, quindi ondeggia un'onda del mare, è tutta un'onda del mare, e anche questo effetto è assolutamente stupendo, gli dà un più di bellezza a questo meraviglioso punto. Per cui adesso dai, andiamo a ripetere ancora una volta, quindi mi giro e faccio 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, poi nella prima catenella delle 2 qua vado a lavorare il secondo punto alto, no? Altissimo, scusate, si lavora tutto con punti altissimi, ok, 2 catenelle, vado nella prossima catenella e lavoro un punto altissimo più 2 catenelle e ancora un punto altissimo nella stessa catenella, eccolo qua, 4 catenelle e vado a fare esattamente la stessa cosa tra i primi 2 punti altissimi della nostra seconda conchiglia e così via dicendo. Quindi nella prima catenella vado a lavorare punto altissimo, 2 catenelle e un altro punto altissimo, 2 catenelle e vado a lavorare, ok, vado a lavorare nella seconda catenella 2 punti altissimi, 2 punti altissimi con 2 catenelle tra di loro, 4 catenelle, 3, 4 e andiamo a fare la stessa cosa tutto lungo il nostro giro. Quanto lungo sarà il nostro giro, andremo a lavorare sempre la stessa cosa in ogni giro. Ecco una bellissima oltre ad essere un modello stupendo, è anche, diciamo, semplice, quindi possiamo lavorarlo anche mentre facciamo una chiacchierata tra le amiche, siamo, non lo so, al bar, siamo in spiaggia o guardiamo la TV o qualsiasi altra attività facciamo, ecco, possiamo lavorare il nostro la nostra bellissima stola. Allora, vediamo subito la seconda versione. Lo lavoro con il Merino Lace oppure Stardust, potete utilizzare nella sua versione invernale. E come vedete io qua ho 2 campioni, primo realizzato con la prima versione, vedete è largo, molto bello,
come aspetto, però più traforato, molto più traforato. Invece questo, la seconda versione che vi faccio subito vedere, è uguale, soltanto un pochino le catenelle, il multiplo, è più sempre traforata, però meno. Ok, andiamo, abbiamo bisogno di multiplo da 7 più 8, quindi facciamo 7 7 7 più 8, e adesso andiamo a lavorare 2 volte filo all'uncinetto, andiamo a lavorare contare 1 2 3 4 5 6 7 catenelle. Nella settima catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare un punto altissimo, 2 catenelle. Nella prossima catenella andiamo a lavorare i nostri 2 punti altissimi, quindi fin qua vado un po' più di fretta perché è uguale alla prima versione, e invece di fare 4 catenelle per spostarci facciamo soltanto 2 catenelle. Ecco, qui viene il bello. E invece di 7 mi pare contiamo solo 1 2 3 4 5 catenelle. Nella prossima entriamo e lavoriamo 2 punti altissimi divisi da 2 catenelle, e nella prossima catenella andiamo a lavorare la stessa cosa. Nella prossima catenella andiamo a lavorare, facciamo le 2 catenelle tra di loro, quindi sempre 2 catenelle si fanno in questa seconda, diciamo, versione, ecco, invece di 4 tra di loro. Ok, andiamo a fare di nuovo 2 catenelle, saltiamo 5 e sempre così via dicendo per tutto il giro. 3 4 5, andiamo a lavorare le nostre vabbè, io qua ho da fare la mia ultima conchiglia, però comunque la stessa cosa. Ok, e qui abbiamo dal secondo giro, oppure il secondo giro, anche qui come nella prima versione diventa il giro da ripetere. Anche qui come nella prima versione andiamo sempre a iniziare con 7 punti, 4 5 6 7 catenelle, e poi nelle prime 2 catenelle, nella prima catenella facciamo un punto altissimo, andiamo nella seconda catenella con 2 catenelle sempre tra di loro, nella seconda catenella facciamo un punto altissimo e 2 catenelle. L'unica cosa che cambia nel nostro repeating adesso è che invece di 4 catenelle tra queste conchiglie facciamo soltanto 2 catenelle, e ci spostiamo di nuovo nella prossima conchiglia, nel primo spazio da 2 catenelle tra i 4, ok, quindi abbiamo 1 2 3 4 punti altissimi, e tra il primo e il secondo si lavora sempre. Specifico questo perché in questa versione abbiamo lo spazio da 2 catenelle anche tra le conchiglie, quindi tra le conchiglie, non solo nella formazione, diciamo così, delle nostre conchiglie. Ok, e andiamo avanti in questo modo per lavorare il nostro punto. Quindi ecco, via, stessa cosa, 2 catenelle. Io questo, ecco, salto tra il primo e il secondo punto altissimo della mia ultima conchiglia e vado a lavorare la stessa cosa. Allora, cosa vi voglio dire è che con questo filato uso l'uncinetto da 4,5, praticamente quello che ho utilizzato anche per lavorare le mie cake macaron, e mi pare venga proprio bello. Eccolo qua. Quindi abbiamo queste 2 versioni, dipende quale vi piacerà di più. Sono curiosa. Buon lavoro, ciao.